Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Oggi vi do alcuni consigli su come muoversi sul Master Bus. Quindi una volta settati i vari VST, non è detto che tutti questi settaggi debbano rimanere statici, ma li possiamo rendere dinamici in funzione del brano. Ovvero magari in alcuni punti del brano dove vogliamo magari che l'inciso si senta un po' più forte, o dove vogliamo creare un effetto specifico su tutto il brano e creare appunto degli effetti dedicati su quelle parti lì, oppure come creare delle sidechain personalizzate per pilotare i vostri compressori sul Master Bus. Quindi oggi andremo a vedere appunto come gestire questi effetti sul Master Bus e come si possono automatizzare in funzione del brano. Quindi passiamo sulla schermata di Pro Tools e andiamo a vedere come fare. Perfetto, questa è la sessione di Pro Tools. Quindi diciamo che abbiamo già dato un bel mix a tutto il brano, abbiamo già gestito magari le varie dinamiche di ogni singolo strumento, le varie dinamiche o meglio la macro dinamica di ogni sezione del brano, ma abbiamo bisogno di quel qualcosa in più. Quindi passiamo sul Bass Master, quindi che in questo caso a me si chiama Full Mix, ok? Il mio primo Master Bass. Perché dopodiché ne ho creato un altro dove vado a raggruppare appunto sia il mio master bus processato e sia i processi paralleli che vado magari a inserire sul mio master bus, e quindi li raggruppo tutti in un altro master bus totale che va alla mia uscita della scheda audio. Detto questo, vi faccio ascoltare un attimino il brano e iniziamo a parlare magari di come creare un effetto specifico sul brano. Come potete vedere qui ho delle automazioni su questa sezione qui, vi faccio ascoltare che cos'è. Ok, in questa sezione qui, come avete sentito, c'è un po' di distorsione. Ho aggiunto della distorsione su questa porzione del brano. Senza queste automazioni suonerebbe così. Ok? Quindi che cosa ho fatto? Ho creato una traccia ausiliaria e al suo interno ho mandato tutto il mix. Ovviamente se avete l'abitudine di suddividere le varie sezioni con altri subgruppi, tipo drum, basso e compagnia bella, create una mandata a Unity Gain, in questo caso io ho chiamato Duplicate Bass, e praticamente mi arriva tutto il mix in questa traccia qua, inizialmente pulito, praticamente una copia del full mix in questo caso, ok? Questa traccia gli ho applicato un Sunsamp, ok, per andare a distorcere tutto il mix con questo distorsore, che poi è un'emulazione in questo caso lo stiamo usando come un'emulazione di un amplificatore dove ci faccio passare tutto dentro, ok? Sentiamo di nuovo come suona. Ok, dopodiché giochiamo con le automazioni. Ho tirato su il volume di questa ausiliaria e ho abbassato il volume totale del master bus, del mio primo master bus, ok? Se volete meno distorsione e più suono pulito, basta appunto gestire queste automazioni. Questo, diciamo, è un effetto creativo, ma che nello stesso tempo ci dà dinamica al brano, cioè passiamo da questa sezione qui molte volte faccio un'ulteriore automazione magari su questo plugin, tipo voglio più drive in questa parte qua, quindi apro la mia sezione di automazioni e magari spingo questo drive fino alla fine per fargli creare un effetto ancora più marcato verso la fine, diciamo, no? Ok, questo è, diciamo, appunto, come dicevo prima, un ottimo modo per creare dinamicità tra le varie parti del brano. Quindi magari tra la strofa e il ritornello, tra il ritornello e la strumentale, e ciò che si vuole. Dopodiché magari siamo arrivati in questo punto e torniamo al discorso di prima, cioè che ho accennato all'inizio del video, quello di
avere magari gestito già la macro dinamica in fase di mix, ma vogliamo che questo punto suoni ancora più forte. Quindi che cosa facciamo? Abbiamo il nostro limiter classico, io di solito lo setto così per tenere a bada più che altro i picchi che mi possono andare oltre il 3,9 o 4 dB. In realtà sto agendo poco di gain reduction. Ok? Tengo a bada solamente i picchi. Cosa possiamo fare? Possiamo automatizzare l'out ceiling in maniera tale da mantenere la stessa gain reduction, ok? Ma tiriamo su il volume. Passiamo da questa sezione qui. Ok, ho tirato su quasi quasi 2 dB. Gli ho dato un incremento maggiore di 2 dB in questa parte qua. Questo è un altro consiglio magari nel momento in cui appunto volete aumentare l'effetto sull'inciso, sulla strumentale, quindi aumentare quell'effetto di volume su questa parte qua. Un altro consiglio magari che vi do, molto interessante, è quello di automatizzare anche in EQ i vostri mix. Cioè possiamo appunto automatizzare alcune frequenze, magari qui sempre nell'inciso. Oltre a questo incremento di volume, magari voglio un boost un po' più deciso sulle alte. Oltre a dare appunto un boost di volume, vado a boostare anche un po' le alte. Ma questo lo facciamo magari un po' più delicatamente, cioè lo facciamo con più cognizione di causa, cioè nel senso che sappiamo già che abbiamo boostato a livello di volume, quindi aumentare ulteriormente gli alti non sempre magari è un'ottima scelta, però è solo per farvi capire il concetto, insomma. Ok, abbiamo dato un'ulteriore spinta senza, diciamo, stravolgere totalmente il mix, no? Quindi abbiamo aumentato il volume con l'output ceiling dell'L2 e abbiamo anche boostato un po' le alte frequenze. Ovviamente, come dicevo prima, va preso molto delicatamente questo discorso qui. Quindi già abbiamo reso, tra virgolette, il nostro master bus dinamico, no? Quindi svolge delle funzioni dinamiche in base alla parte del brano, no? Non sempre, una volta settato appunto queste macchine, vanno lasciate lì ferme, punto e basta. Un altro consiglio invece che vi do è quello di crearvi delle sidechain personalizzate, ovvero in questo caso ho applicato questo compressore sul mio master bus. Ho applicato questo compressore sul master bus e come vedete sta schiacciando intorno ai 3 dB, ok? Ma lo sta schiacciando tutto, quindi tutta la gamma di frequenza, no? Dalle basse alle alte. Gestire solo le medio-alte frequenze, quindi far sentire al compressore solo quella gamma lì, in questo caso mi posso aiutare con la sidechain esterna. Quindi cosa vado a fare? Creo un'altra traccia ausiliaria, ok? Al suo interno come ingresso gli mando sempre la copia del master bus, quindi il duplicate bus che avevo utilizzato anche per la distorsione, e ci applico un equalizzatore. Con questo equalizzatore vado a tagliare le frequenze che vorrei che il mio compressore non ascoltasse, ok? Quindi ho tagliato fino a 270 Hz. Quindi cosa succede? Una volta che ho fatto questo processo, mando la mia uscita del canale a un bus, in questo caso un bus 7, e sul mio compressore come ingresso di sidechain inserisco il bus 7. Guardate un po'. Ora lascerò aperto sia il compressore e sia l'equalizzatore.
Guardate la gain reduction. Adesso ho tagliato le basse frequenze, quindi sto facendo ascoltare al compressore tutto ciò che c'è dai 274 Hz in su. Guardate se sposto indietro il mio EQ. Guardate la gain reduction. Ok, inizia a muoversi maggiormente, cioè inizia a schiacciare tutto il brano, perché le basse frequenze ovviamente sono molto più forti, hanno molta più energia, e quindi mi schiaccio tutto il brano in base a queste frequenze qui, cioè in base a tutta, diciamo, la risposta in frequenza del brano, ma verrà maggiormente sollecitato da queste frequenze qui. Quindi taglio il segnale di sidechain che sto inviando al compressore a mio piacimento, in questo caso fino a 274 era, ok, e faccio appunto sentire al compressore solo tutto ciò che c'è dai 274 in su, quindi lui mi agirà solamente su quel range di frequenze, quindi sto schiacciando tutto tranne le basse frequenze, ma appunto avendolo poi sul master bus avrai un controllo migliore, anche perché, questo perché è una cosa interessante, perché come vi ho mostrato prima, ipotizziamo di aver bisogno di più basse sul nostro master bus, ok? Quindi vogliamo aumentare le basse sul nostro plugin del master bus. Quindi se io non avessi appunto creato la mia sidechain dedicata, nel momento in cui vado ad applicare più basse, vedete, nel momento in cui io vado ad applicare più basse, il mio compressore non sta sentendo queste basse, ok? Quindi non mi vada a schiacciare il brano in base a queste basse che io ho applicato, insomma. Quindi è molto interessante questa cosa qua, perché ci dà la possibilità di boostare determinate frequenze, specialmente in questo caso le frequenze basse, senza però che il compressore agisca su di esse. E quindi è un'ottima cosa questa. Rifacciamolo. Ok, se io spegnessi, togliessi la chiave di sidechain personalizzata, guardate ora che boosto le basse sul mio compressore, cosa succede. Passiamo da una gain reduction da 2 a 4 dB, quindi significa che lui sta sentendo molto queste frequenze e mi va a schiacciare tutto il brano. Questo è, diciamo, alcuni consigli appunto su come gestisco io il master bus, anche se posso intuire che magari sia un po' complicato, ma alla fine non è niente di così difficile. Quindi, detto questo, ho, diciamo, analizzato un po', diciamo, gli effetti e le cose che vado ad applicare sul mio master bus. Abbiamo fatto un bel effetto creativo, che era quello con il Sunsamp in questa sezione del brano. Questo, come dicevo prima, serve sempre per dare, diciamo, un'ulteriore spinta tra le varie sezioni del brano. Oppure abbiamo automatizzato l'output ceiling del nostro L2 per dare ulteriormente dinamica al brano. Oppure abbiamo anche equalizzato, abbiamo automatizzato sempre in questa parte le basse frequenze, l'attenuazione delle basse frequenze. Io non volevo tantissime frequenze in questa sezione qui. Ok, ho, diciamo, automatizzato l'attenuazione delle basse nella sezione distorta e ho aumentato un po' le frequenze alte sulla parte della strumentale. E questo è un altro metodo che si potrebbe fare, che si può fare comunque sul master. Poi ci siamo creati la nostra sidechain personalizzata, che è molto utile appunto per pilotare i compressori che si hanno sul nostro master bus.
E detto questo, diciamo, questi erano alcuni consigli su come mi muovo io con i plugin sul Master Bass. Ok ragazzi, questo è tutto, vi ho dato alcuni consigli su come muoversi sul Master Bass e quindi anche renderlo, tra virgolette, dinamico in fase di mix senza lasciare lì fermi i settaggi e dire ok va tutto bene così, ma in realtà si possono fare tantissime cose come abbiamo visto, dall'effetto creativo in quella porzione del brano, quindi con le distorsioni e quant'altro, fino ad automatizzare l'output ceiling dell'L2 o l'equalizzatore stile Pultec che abbiamo aperto sul nostro Master Bass. La cosa più interessante secondo me è la creazione dei sidechain personalizzati per pilotare questi compressori, una cosa molto molto utile per gestire appunto le dinamiche del brano. Quindi detto questo, detto tutto, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!